Ebbene sì, ce l'ho anch'io SG906, detto Beast, questo drone odiato, amato, sono veramente curioso di provarlo, perché sulla carta promette un sacco di cose, veramente tanta roba, e durante l'attesa si è scoperto un problema, insomma dai, scopriamolo insieme un po' alla volta questo Beast. Nella scatola, che è chiusa magneticamente, molto carina, troviamo il radiocomando, già visto, il drone, mai visto, una scatolina di accessori che contiene 4 eliche di scorta, un piccolo cacciavite che serve a cambiare le eliche, un cavetto USB micro USB e i due stick che si innestano a pressione. Infine ci danno anche due libricini, uno per le istruzioni del drone e uno per l'utilizzo dell'applicazione. Entrambi sono solo in inglese. E questo qua, in tutta la sua bellezza, col suo bel logo a forma di toro, è lo ZLRC Beast. Il drone arriva con questa batteria, inequivocabilmente una 2S da 7.4 volt 2800 mAh, che dovrebbe garantire, a detta del produttore, circa 25 minuti. In pratica, secondo me, ci attesteremo sui 20 minuti. Vi ricordo di togliere questo pezzettino qui a scorrimento che è sulla testa della batteria. La batteria è di tipo proprietario e si carica con il cavetto USB micro USB fornito. Vi consiglio di usare un caricabatterie da muro e non il computer per far prima. E questo qui è il drone, sicuramente solido e ben costruito. I motori sono di alluminio, mentre tutto il resto è fatto naturalmente di plastica. Sul muso c'è la camera, che è disponibile in diverse versioni. Comunque diciamo che generalmente viene diffusa quella in 4K, ma ricordatevi che 4K sono le foto e non i video. I video sono 1080p oppure 2K, che comunque si differenziano di circa 100 pixel, quindi è veramente un'inezia. Fianco sinistro non c'è niente, fianco destro non c'è niente. Sempre riguardo alla cam, è regolabile l'inclinazione con il radiocomando. Attenzione che non può puntare direttamente perpendicolare al terreno, ma resta sempre un po' inclinata. Il fatto che il drone non abbia lo slot SD, quindi non registri a bordo, significa che gli 800 metri stimati di range del drone purtroppo non servono a niente, perché quando andiamo oltre i 200, 250, 300 metri, che è il range video della camera, cioè quello che vediamo sul telefono, anche se andiamo oltre, proseguiamo alla cieca, tra l'altro, e comunque non registriamo nulla, perché la registrazione si interrompe nel momento in cui il video non arriva più al nostro telefono, e questo qui è un po' un peccato. Sul retro c'è il vano della batteria, che tra l'altro la batteria ha un pulsante per accendere il drone. Qui sopra c'è un LED rosso molto carino che si illumina quando il drone è acceso. Nessuna specifica sui motori, non c'è nessun dato stapigliato. Le eliche sono pieghevoli come le braccia del drone, tra l'altro, e le eliche non sono a sgancio rapido, ma bisogna utilizzare il cacciavite che ci viene dato nel kit per sostituirle. Come saprete, questo drone non è dotato di slot SD, quindi il video registrato è registrato solo sul telefono, quindi è quello che viene trasmesso via FPV dal drone al vostro telefono. Questo è l'aspetto meno positivo di questo drone, che a dire il vero per il resto è molto soddisfacente. Sulla pancia abbiamo, questa è l'antenna 2.4 GHz per il controllo del drone, abbiamo le due antenne 5.8 GHz che trasmettono il video della camera, e qui abbiamo la VPU, un'altra piccola camera che aiuta il drone a mantenere la posizione quando il GPS non è attivo. Questa piccola camera tra l'altro può essere anche mostrata sul display del telefono attraverso l'applicazione mentre si vola, quindi si può inquadrare il terreno e visualizzarlo sul telefono. Ovviamente il modello è dotato di barometro, di GPS, cioè mantiene la posizione, cioè c'è il pulsantino per il ritorno a casa e atterraggio automatico, cioè torna a casa se perde il segnale dal radiocomando, e torna a casa pure quando la batteria è scarica, quindi torna a casa, scende e atterra al punto di decollo. Il punto di decollo viene memorizzato in fase di decollo, appunto, quindi quando voi alzate il drone per volare, lui memorizza quelle coordinate GPS e quando deve fare il ritorno a casa torna lì. Questo qui è invece il radiocomando, alimentato da 4 batterie stilo da 1,5 V AA, quelle normali. Le antenne sono finte e il supporto del cellulare è questo qui. In realtà le antenne non servono a niente se non a mantenere il radiocomando in una posizione decente una volta che abbiamo installato qui sopra il telefono, quindi sono due supporti e non due antenne. I pulsanti presenti sono, questo qui è quello delle velocità, quindi le due velocità del drone si cambiano con questo pulsantino, pulsante di RTH, pulsante di registrazione video e pulsante di scatto foto. Al centro il pulsante di accensione e spegnimento. Il pulsante delle velocità, tenuto premuto per 5 secondi,
fa la calibrazione del giroscopio, vi consiglio di farla prima di volare mettendo il drone in una posizione piana. Il pulsante delle foto tenuto a lungo premuto per 5 secondi avvia la calibrazione della bussola, quindi prima di volare ricordatevi di calibrare la bussola. Premete questo pulsante per 5 secondi, prendete il drone, fate 3 giri in orizzontale, 3 giri in verticale con il modello, lo vedremo poi dal vivo, e poi siete pronti a volare. I pulsanti sulla schiena sono decollo e atterraggio automatico, dove si trova il drone, il pulsante per attivare e disattivare l'headless mode, quelli dall'altra parte invece servono per alzare e abbassare l'obiettivo del drone. Il display del radiocomando è retroilluminato di azzurro, ci mostra distanza, altezza, numero di satelliti, batteria del drone, batteria del radiocomando e intensità del collegamento. Torno al volo sulla camera per dirvi un'altra cosa: la camera è dotata di motore che la muove su e giù. Quando il drone balla in questa maniera, il motorino cerca di stabilizzare la camera e farla inquadrare sempre l'orizzonte. Il resto della stabilizzazione viene fatto poi nel software sul telefono. Infatti l'applicazione dedicata all'utilizzo di questo drone si chiama HFun Plus e permette di abilitare e disabilitare la stabilizzazione del video registrato. Attenzione che questo tipo di stabilizzazione non avviene a bordo del drone ma avviene sul telefono, perciò serve un telefono prestante, altrimenti il video che vediamo sul telefono sarà in ritardo di 2, 3, 5, anche 10, 15 secondi rispetto a dove si trova il drone, proprio perché il drone si occupa di fare tutti i calcoli e stabilizzare il flusso video che arriva dal drone. Perciò attivatela solo se avete un telefono abbastanza prestazionale. Attraverso l'applicazione si possono anche fare le foto, scattare i video, attivare o meno i controlli sul display, aumentare la velocità, armare e disarmare i motori e fare l'autodecollo. Poi ci sono le modalità di volo avanzate che vengono abilitate attraverso i pulsantini che sono sulla destra. Il drone può fare l'orbit mode, quindi girare attorno a un punto specifico, oppure può fare il follow me seguendo le coordinate del telecomando, e anche da telefono possiamo abilitare il ritorno a casa automatico. Qui in alto abbiamo le informazioni sul volo, le coordinate, il numero di satelliti, la distanza e l'altezza, più o meno le stesse cose che vediamo sul radiocomando. Possiamo attivare la modalità in vista a maschera, possiamo attivare e disabilitare la vista della camera inferiore, quella presente sulla pancia, e poi possiamo sfogliare le foto e i video che abbiamo fatto. E se siete curiosi di vedere come vola, adesso andiamo a provarlo. Il volo dell'SG 906, come si procede? Si accende il drone tenendo premuto il pulsantino sulla batteria, bip bip bip, accendiamo il radiocomando, viene fatto il pairing in automatico. Si fa il reset anzi lasciamolo fermo un attimino, però intanto attivo il reset del giroscopio, ho premuto il tasto velocità per 5 secondi, fatto quello attiviamo il reset bussola, 5 secondi tasto foto, i led lampeggiano a colpetti, ci si alza in piedi, al primo beep si cambia verso, secondo beep siamo pronti. Ok, attiviamo il wifi e ci colleghiamo alla rete del drone. Una volta connessi attiviamo applicazione e vediamo che abbiamo lo streaming sul telefono. Questo beep mi dice che sono passato, qui c'è scritto Mode 2, significa che il drone ha il numero di satelliti sufficienti per decolare. Armiamo i motori, stick verso il centro, e decolliamo col pulsante sul retro. Vediamo un po' la stabilità, si sta sollevando ancora un pochino, non c'è vento, però direi che c'è un minimo di vento, però il drone è veramente molto fermo. Ho il video sul telefono, molto bene. Cosa facciamo? Proviamo subito la registrazione del video. Giriamoci per di qua, alziamolo un pochino, attiviamo la registrazione del video con il pulsante sul radiocomando. Un clic, si accende l'icona sul telefono, il tempo vola e procediamo. Ricordo che sono in modalità video non stabilizzata. Mentre procedo mi alzo pure un pochino. Aumentiamo un po' la velocità in avanti, se no ci metto 2 ore. ...100 metri in questo momento...
160 metri in questo momento. ...200 metri in questo momento, mi alzo anche un pochino, arrivo fino a sopra gli alberi lì in fondo. Ho ancora lo streaming video anche se un po' si ferma. Ok, ce l'ho ancora, sì. Ok, sono a 260 metri, mi fermo. Lo streaming video comunque è ancora presente. Premiamo il ritorno a casa automatico e vediamo come va. Vedo la distanza che sta già diminuendo. Molto velocemente il drone torna indietro. Il drone è arrivato e siamo a circa mezzo metro dal punto di decollo. Ridecolliamo. Riprovo a fare un po' di video qui attorno perché non so se quello precedente si è salvato. Attiviamo la registrazione video, la velocità comunque l'abbiamo vista e adesso vediamo la registrazione del video. Mi alzo un po' e procedo per di là. Nel contempo giro anche un po'. Vedo un po' di effetto gello purtroppo nel video, presente anche in questo SG906, vedremo a video se ce n'è tanto o poco. Vediamo un po', mi giro per di qua, mi sto inquadrando, vediamo la regolazione del gimbal, così lo si alza, così lo si abbassa. Questa è la posizione inferiore, vedete che non scende più di così. Proviamo il follow me. Visto che siamo in modalità GPS, proviamo quello GPS. Ecco fatto, il drone prende la posizione mia, arretra un pochettino, si ferma lì e adesso mi sposto. Vediamo che fa. Sembra mi stia seguendo, sì. Sì, ok, il drone pian pianino mi segue. Se io corro velocemente per di qua, lui ruota. Mantiene l'inquadratura comunque. Proviamo l'orbit mode. Adesso io ci sono esattamente sotto, che voglio che sia il punto di centro. Diciamo per così e attiviamolo. Vedete, lui comincia a girare su se stesso, si sposta a una certa distanza, poi si gira fino a inquadrarmi e comincia a girare. A questo punto io posso anche abbassare la camera. Ecco fatto. Funziona veramente bene questo. Agendo sugli stick possiamo allontanare il drone nel mentre lui continua a girare e anche aumentare la velocità di rotazione. Orbit mode funziona veramente bene. Ok, usciamo. Poi ci sarebbero le modalità mappa eccetera, ma non funzionano perché non si carica il video, purtroppo non si caricano le mappe, quindi questa modalità non funziona. Ci sarebbe il follow me, anche quello con il tracking, ma bisogna farlo in modalità non GPS, ma allora non ha senso perché a quel punto uno utilizza quello in modalità GPS, che è sicuramente migliore. Proviamo a salire e fare qualche foto. Velocità di salita estremamente rapida. Come abbiamo detto, le foto sono a 4 megapixel di risoluzione. Riattiviamo il video e faccio una panoramica attorno a me.
spengo il video, vengo giù e provo a fare qualche volo rapido in velocità 2. In velocità 2 diventa abbastanza veloce. Sicuramente molto più reattivo in velocità 2 che non in velocità 1. Purtroppo non c'è un pulsante di accensione e spegnimento del GPS, quindi suppongo che per volare in modalità non GPS sia necessario non fare la calibrazione iniziale. Bello rapido, ha un bel rumore solido, sì, ha un bel rumore. Il suono di questo drone è un suono che piace. Adesso ho proprio visto che si muove la camera, vediamo un po' se riesco a simulare questa cosa. Vediamo la camera, vedete che la camera si muove? Lo so, poverino, ti sto facendo del male. Vedete come si muove la cam per mantenere la sua posizione. Stabilizzazione ad un asse meccanica attraverso il motorino della cam, più stabilizzazione in app via software per cercare di avere un video migliore. I risultati li avete visti voi e valutate se è una cosa che vi può essere sufficiente o meno. Ho ancora 3 tacchi di batteria, a occhio il tempo è pure passato, quindi la batteria è abbastanza performante. Vediamo la differenza di rotazione su se stesso tra velocità 1 e velocità 2. Quindi questa qui è la velocità di rotazione su se stesso in velocità 2 e questa è in velocità 1, si cambia un po'. Si è alzata dell'aria, vedete che il drone si piega un po' per mantenere la posizione. È un po' un peccato che non abbiano inserito la SD a bordo del drone e quindi le distanze di ripresa del video sono legate esclusivamente alla bontà del segnale wifi, che ricordo essere 5G, quindi prima di comprare questo drone ricordatevi che dovete verificare che il vostro telefono sia wifi dual band, in pratica deve avere la banda AC. Prestazioni in volo molto buone, ha una ottima stabilità e si fa comandare veramente bene, anche se io onestamente preferisco la velocità 2. Fare un po' di numeri. Attenzione, suona la batteria. A questo punto, quando suona il primo allarme di batteria, il drone si riporta sopra il punto di decollo e a questo punto, se io volessi andare via, non mi farebbe spostare più di 20 metri. In pratica c'è un geofencing, cioè una barriera elettronica che non ti fa spostare più di 20 metri rispetto ovviamente al punto dal quale si è decollati. Il drone va sopra il punto di decollo e sta fermo lì. Io a questo punto posso abbassarmi e volare ancora, ma se tento di andare oltre i 20 metri, guardiamo cosa succede. Tac, vedete che inchioda, se così si può dire, e si ferma, non ti fa andare oltre i 20 metri. Quindi quando la batteria scende solo sotto un certo voltaggio, cioè alle 2 tacche, 20 metri e non oltre. Continuando a volare, tra l'altro vedo ora che i LED sono veramente luminosi, si vedono bene anche ora che è giorno, è una bella giornata di sole, sia quelli rossi sul retro sia quelli verdi davanti. Continuo a volare così vediamo quanto dura la batteria. Facciamo un po' un riassunto. Le funzionalità di volo, che sono l'orbit mode, il follow me e il problema, anzi direi tra gli ultimi droni forse tra i migliori. Vedete che si ferma quando raggiunge la misura limite. Le foto e i video lascio a voi a giudicare. In realtà io avevo fatto già un paio di voli di test in precedenza e avevo attiva la stabilizzazione sul video e devo dire che non mi era particolarmente piaciuto il risultato del video. Le foto erano così e anche il video. Diciamo che ovviamente è un drone da 120 euro, possono essere tanti ma sono anche pochi, specialmente considerando quello che offre. Batteria che dura parecchio, motori brushless, una qualità costruttiva che è indubbia. Tra l'altro ho scoperto che questo drone è fatto da Toy Sky, azienda cinese di Shenzhen,
che è la stessa che fa i droni MJX, che fa i droni SJRC, che fa alcune cose per DJI, fa alcune cose per Xiaomi, insomma è un'azienda un po' tutto fare. Ok, adesso la batteria vedete è al limite, sono sceso a una tacca di batteria sul drone, pertanto il drone ha ingaggiato l'RTH automatico, si alza, vediamo a che misura, così ve lo dico, si alza a 22 metri, si gira 21 metri anzi, si gira, arriva sopra il punto di decollo, si è alzato un bel po' d'aria, ma lui ce la fa. Durante la discesa vedete che potete comunque spostarlo o anche ruotarlo su se stesso a piacere. Olè! Ragazzi, questo qui è il Beast SG906, un drone che, a parte il difetto, la lacuna di non avere lo slot per la SD integrata, quindi memorizza solo quello che vediamo sul telefono attraverso il wifi, devo dire che per il resto, tra gli ultimi droni provati, è veramente uno di quelli che più mi è piaciuto. Peccato proprio per questa cosa della SD. Sappiate che comunque se le vostre esigenze non sono di fare chilometri, tra l'altro non è possibile legalmente farle, comunque per farsi foto selfie in montagna o dovunque voi siate, questo qui è più che sufficiente, perché ai 200 metri, 250 ci arriva tranquillamente come segnale video. Pertanto sia video che foto le potete fare fino a quella distanza. Durata della batteria direi molto buona, la qualità costruttiva è ottima, come anche in effetti il funzionamento delle funzioni avanzate che ho testato. Un drone pieghevole con tutta questa roba a 120-130 euro devo dire che è veramente una buona offerta, specialmente per chi si avvicina a questo tipo di hobby. Pertanto, se siete dei principianti, per conto mio vi consiglio di valutare questo Beast SG906. Se avete domande, commenti, opinioni, scrivetemi sotto nei commenti. Se non siete iscritti al canale YouTube, vi prego iscrivetevi. Lasciate un commentino e un mi piace, condividete il video, in descrizione trovate il link a Banggood che ha in vendita questo Beast SG906, nonché al canale Telegram delle offerte, iscrivetevi anche a quello se non siete iscritti, nel quale pubblico sempre coupon e offerte speciali. Grazie a tutti per la visione e ci vediamo al prossimo video.